Quando nel pieno del pomeriggio vi viene un languorino ma la cena è ancora lontana, riuscite a resistere ad una merenda golosa, ad esempio un rotolo ripieno di crema al limone? Io no davvero, perché amo mangiare i rotoli e anche farli. Sono molto scenografici e permettono di variare la farcitura ogni volta. Ecco il mio rotolo al limone. Come prima cosa, per la crema, frulliamo il succo di limone insieme alla scorza grattugiata di limone, proprio per rendere la scorza molto morbida, quasi una crema, e poi non sentirla appunto nella crema pasticcera che andremo a preparare. Lo facciamo quindi con un frullatore di immersione. Perfetto, ora possiamo andare ai fornelli. In una ciotola metto i tuorli, lo zucchero semolato, mescolo, poi aggiungo amido di riso e amido di mais. Aggiungo giusto un goccino di latte, in questo caso è latte freddo, per amalgamare bene tutti gli ingredienti e formare una cremina priva di grumi. Perfetto, ora in un tegame invece metto il latte e il limone in cui ho frullato la scorza di limone. Accendo il fuoco e porto a sfiorare il bollore. Il latte è caldo, lo verso sul composto di tuorli. Mescolo bene. E rimetto tutto sul fuoco nel pentolino. E adesso a fuoco dolce mescolo fino ad addensare la crema. La crema sta cominciando ad addensarsi. Mescoliamo vigorosamente per eliminare tutti i grumetti che in questa fase si formeranno naturalmente. Guardate, ecco qua. Quando la crema sarà bella liscia e densa, spegniamo il fuoco e la versiamo in una pirofilina bassa e larga per farla raffreddare più velocemente. Ora copriamo la crema a contatto con la pellicola, in modo che non si formi la crosticina in superficie, e la lasciamo raffreddare completamente. Una volta raffreddata a temperatura ambiente la metteremo almeno per un'ora in frigorifero. Ora prepariamo la pasta a biscotto, che è la base del nostro rotolo. Mettiamo in una ciotola gli albumi a temperatura ambiente, mi raccomando. Cominciamo a sbattere con uno sbattitore elettrico e quando diventeranno bianchi aggiungiamo lo zucchero. Abbiamo tolto dalla dose di zucchero 60 grammi che invece ci serviranno per montare i tuorli. Perfetto, i miei albumi sono montati, li tengo da parte. E questa volta mettiamo dentro la ciotola i tuorli con lo zucchero semolato, i 60 grammi che avevamo messo da parte. Dopodiché possiamo aggiungere anche la vaniglia e la scorza di un limone grattugiato. Perfetto, ora aggiungiamo al composto metà degli albumi e mescoliamo delicatamente per amalgamarli. È il momento di aggiungere l'olio di semi. E ora la farina e il lievito setacciati.
E ora aggiungiamo gli albumi restanti. Ora che il nostro composto è pronto, lo mettiamo in una leccarda foderata con carta forno. Per tenerla ferma, come vedete, io sotto l'ho spruzzata con lo staccante, potete anche imburrarla e poi appiccicare il foglio di carta forno, così non si muoverà. Distribuiamo bene il composto sulla leccarda. Possiamo cuocere il nostro rotolo nel forno statico a 180 gradi per circa 25 minuti. Ecco il nostro rotolo freddo. Una volta che lo estrarrete dal forno, mi raccomando, toglietelo subito dalla teglia che è molto calda e mettetelo dentro ad una teglia fredda in modo che non continui a cuocere. Dopodiché dovete immediatamente coprirlo con della pellicola in modo che tutta l'umidità resti all'interno. Questo vi servirà per arrotolare il rotolo senza che si crepi. Adesso lo possiamo togliere dalla pellicola e dobbiamo staccarlo delicatamente dalla parte sottostante. Ecco come fare. Siate molto delicati per non romperlo. Dopodiché lo mettiamo di nuovo come era prima. Adesso tagliamo una delle parti lunghe in obliquo, in questo modo, in modo da formare la chiusura. Questo lato sarà quello che alla fine rimarrà sotto al rotolo. Quindi tagliandolo in obliquo sarà molto meglio la chiusura perché non rimarrà un gradino. Prima cosa che faremo, spalmiamo sulla superficie della marmellata di limoni. E ora ci spremiamo sopra la crema pasticcera al limone. Ecco qua. Spatuliamo anche la crema, qui lasciamo sempre un bordo vuoto perché tanto poi arrotolando il rotolo la crema verrà spinta verso l'esterno. Ecco qui, e adesso iniziamo ad arrotolare. Ci aiutiamo con la carta forno e anche con le dita in modo da tenere bene l'impasto. Tiriamo un po' verso il centro e, come vi dicevo, lasciamo la chiusura di sotto. Sigilliamo e poi lo avvolgiamo anche nella pellicola. Lo chiudiamo un po' a caramella in modo che rimanga bello compatto. Cerchiamo di stringere il più possibile in modo che il rotolo sia bello tondo. Qui chiudiamo a caramella. Ora dobbiamo tenere il nostro rotolo in frigorifero per almeno 3-4 ore, sarebbe meglio farlo la sera prima per il giorno dopo. Questa è la crema pasticcera al limone che ho tenuto da parte, la metto in una ciotola e ci aggiungo della panna montata zuccherata. In questo modo si dice che si va ad alleggerire una crema, ovvero la si rende un po' più soffice. Dopo aver inglobato tutta la panna, metto la crema in una sac à poche con la bocchetta stellata. Ed ecco il nostro rotolo a cui, come vedete, ho già tolto le estremità. È una cosa meramente decorativa, ovviamente le estremità poi vanno tenute e mangiate per prime. L'abbiamo messo su un vassoio e adesso possiamo decorarlo con la crema appunto che avevamo messo da parte, quindi crema pasticcera più panna. Cominciamo con dei ciuffetti da fare alla base per poi proseguire verso l'alto. Continuo così fino a ricoprirlo interamente.
Ci vuole un po' di tempo, ma l'effetto è bellissimo. Adesso sulla superficie tra i ciuffetti mettiamo qualche goccetta di marmellata di limoni. Se vi è piaciuto il mio rotolo al limone, rifatelo a casa e fatemi sapere nei commenti.